Bentornati dal vostro caro Demiurgo. Con questo video voglio raccontarvi la mia esperienza di oggi al Bologna Nerd, che è stata fantastica. Oggi è il 30 giugno 2024, insieme a tanti amici, colleghi, si può dire, benché siamo di generazioni diverse. Vedrete veramente un video che io ho cercato di fare con più cura possibile. Mi raccomando, guardatelo tutto dall'inizio alla fine, e se vi piace mettete appunto mi piace e condividete il video e iscrivetevi al canale, perché è molto importante, perché a fare questi video comunque è richiesto molto lavoro, ma so già, immagino che lo sappiate già. Vi auguro buona visione. Ovviamente per qualsiasi curiosità o altro commentate pure, commentate sotto che vi rispondo sempre a tutti. E ci tengo a ricordarvi assolutamente, oltre che iscrivervi al canale di Igor Stellar, di Magnum CDI, di Matteo Turchi, tanti altri che vedete qua in questo video, io ho detto soltanto i principali, di seguire assolutamente l'associazione Bologna Nerd. Trovate su Instagram, trovate su Facebook, la trovate ovunque, e se potete andate a visitarla e mi raccomando pagate la quota, perché hanno bisogno tantissimo di sostegno, perché veramente io non ho visto un altro posto così in Italia, non so neanche se esiste. Buona visione. È stupido, è inutile, non serve a niente, ma lo vorrei lo stesso. Troppo concentrato. Adesso basta parlare, più azione, gli RPG non ci piacciono. Non è mica un gioco giapponese ambientato in Giappone nell'epoca dei samurai. Questo è veramente una figata, un gioco di caccia. Ecco anche il nostro Magnum, che giustamente da buon segaro la prova, perché Il nostro Demiurgo gioca a Outrun, signore e signori. Vedete, vedete? Ecco. Allora, ci troviamo in un posto assolutamente speciale, qui a Bologna, 30 giugno. Mi racconti un po' questo posto? Allora, siamo al Bologna Nerd, che è un'associazione, come puoi vedere anche qui, è un'associazione dove fa diverse azioni, diverse specializzazioni. Abbiamo i videogiochi, l'arcade, abbiamo il gioco in scatola, ci sono un piccolo museo dei videogiochi, quindi console, abbiamo i flipper, quindi abbiamo la zona tilt per fare il museo di tilt, quindi per giocare ai flipper, pinball, area, relazzo e console, ovviamente un po' diverse macchine, in particolare abbiamo presente il Pony del 72, una delle produzioni giochi arcade, abbiamo il Space, che di fatto praticamente il primo videogioco che ha fatto nascere per l'Atari. Abbiamo la vetrinetta aggiunti la Federico Giorgi, che ha lavorato alla fine del mondo, la ricordi, della fine del mondo, soft house italiana, bolognese. Molte di queste cose sono introvabili per il semplice fatto che magari le avevano fatte come demo e quindi non erano magari messe fuori. Qui con Bud Spencer è tedesca. Questo è un prodotto tedesco. Quello è un prodotto tedesco, quello perché mi piace Bud Spencer, quindi è sempre amato. sì. Poi abbiamo diversi flipper particolari, come l'Orbitron del 82, Knight, che mi sono andato a cercare, Mario Bros. Ogni flipper c'è la sua tecla, abbiamo anche dei tutoriali, 72, 66, 67, 66 e la gestione del 50.
Qui ci sono gli altri flip, questi sono altri classici da tutte le parti, insomma, come nei bar, perché, insomma, nei bar si ricorderanno del Brigada sicuramente, come si ricorderanno solamente del Street Future oppure i Kiss. Qua invece ci sono due differenze particolari, sono della serie Pinball 2000. Il fatto che si chiama Pinball 2000 in realtà è per un aneddoto un po' strano. Il prototipo di questa macchina fu fatto appunto con Amiga 2000, che il monitor fu messo qua e dentro c'era l'Amiga 2000 per fare questo effetto. Quel flipper non esiste più, fu sostituito poi con i PC e quindi questo effetto era fatto con un monitor CRT e un PC. Il valore commerciale può avere un flipper come questo? Dipende, bisognerebbe sentire un po' visto, ma insomma dipende un attimino, 3.000-4.000 euro, si può andare sicuramente su quelle cifre. Poi dipende come è messo, se c'è tutti gli elastici, se è tenuto, se il feed è più l'inizio sporco da ripulire, da sistemare, ci sono diverse... E tu ci metti mano a questi prodotti, giusto? Io ho messo mano a tutto. Io a casa ho un flipper del 75, quindi ho da questi, metto mano su questi, che sono elettromeccanici, quindi questi sono elettrici completamente. Questo riesco a capirlo di più perché sotto non abbiamo nessuna CPU, questa è tutta meccanica, completamente meccanica. Quindi c'è bisogno anche di revisionali perché la meccanica si consuma. La meccanica può andare fuori fase, ma soprattutto vanno cambiati gli elastici perché altrimenti si può rovinare la parte in plastica, cioè la pallina picchia, qui l'elastico non c'è, neanche la plastica, inoltre la pallina va sostituita che si arrugginisce. Se non si sostituisce il playfield si consuma, poi il playfield va lucidato, pulito, eccetera. Questo sia per questi che per gli altri, esatto, questo è un po' più sporco rispetto agli altri, che comunque va bene. Questo pezzo del 72 è forse quello più ricercato, se vogliamo, anche se non funziona. Il Computer Space è una macchina, un'icona nella storia dei videogiochi, perché è praticamente da dove nasce poi quello che sarà l'Atari. Da qui Nolan, Russell e Ted fanno la società, quindi questo è quello che ha fatto partire. Non ha venduto come avrebbero voluto. Il successivo Kong è andato molto meglio, come abbiamo visto prima, però qui inizia la fare. Monitor turbo bianco e nero, dicevi? Sì, in realtà è proprio un televisore. È proprio È un televisore preso dal salotto e messo lì dentro. All'epoca c'era bianco e nero e loro sono messi Che risoluzione aveva il gioco? Base di un televisore bianco e nero 640x480, un po' del genere. Ma sono delle astronavine che si sparano fra di loro. Quindi è una specie, infatti Computer Space perché si sparano fra di loro. E quindi risoluzione NTSC. Questa è l'NTSC. Poi qui c'è altre cose, il mio amico Federico è matto per Tommy, quindi c'ha le pellicole di Tommy. Un autografo di chi? Di Roger Daltrey? No? No, Tommy, sempre dell'attore. Ah, di Ken Russell, il regista. Fantastico. Ci sono diverse. Questo Pac-Man? Questo è uno stereo 8, in realtà questo qui è un audio, è una cassetta audio. Ah, ok. Ah, tipo cartaggio, è un 8 Anche quello lì è un disco con delle musiche, come questo, anche questo qui che sono montate in realtà è un disco. Sì, come... Quello, se vuoi vedere una cosa particolare, quello è una slate per fare il marquee del Pac-Man. Vedi, qui c'è la versione diciamo stampata e questo invece è il translate, si mettevano i colori sopra e veniva fuori quello. Qui ci sono altri gadget, questi sono tutti i gadget che Federico ha preso negli anni, che venivano regalati più o meno. Il telefono me lo ricordo, è pazzesco. La tazza. Poi c'è lì, vedi, Namco Sidam. Sì. Sidam era l'importatrice per i giochi Namco per un certo periodo, quindi quello non è una riproduzione originale, chi? Un vetro della vecchia di Namco. Qui che completa, perché da questo ne venderanno milioni. Muro
Questo è Breakout in una versione a sedere, questo è molto particolare da provare, non è così semplice da vedere, di solito si trova più il Breakout in piedi, invece questa è una versione a sedere, quindi quando gioca l'uno, il secondo player da questa parte lo schermo gira. Ah. Ruota lo schermo. Sì, là, non per lo schermo, l'immagine. Sì, sì. Invece sono singoli, comunque hanno cercato di metterli nei cabinati più o meno originali, qui c'è molti giochi, questi invece sono giochi singoli, sono giochi dedicati. Poi qui abbiamo altri giochi sempre dedicati, sono tutti gratis, pagando la tessera di ingresso di 10 euro, tutti sono gratis tranne alcuni, come potrebbe essere questo, perché questo oltre al fatto che insomma completamente è stato molto oneroso per la riparazione e per rientrare almeno della riparazione è stato fatto. No, questo non dobbiamo andare dal tecnico, perché è stato c'era veramente sì, perché la macchina diciamo alla fine c'ha, perché questo si muove, con un sistema automatico si riesce a funzionare. Quando la sera questo qui si passa bene ci vuole uno che la conosce. Noi abbiamo il Space Invaders che è della Zaccaria, questo è stato costruito a Bologna ed è del 78, è una delle tante originali, quindi non è una copia, è un originale, quindi il suo caminato italiano. La cosa particolare è il fatto che lui va a specchio per fare quell'effetto dello sfondo. Il monitor è qua sotto. Sì. E lì c'è uno specchio in modo tale da poter vedere quell'effetto del pianeta. Era un bel trucchetto. Bastava poco, no, per sognare. Qui però hanno fatto veramente una bella cosa. Vabbè, poi abbiamo il Dragon's Black, questo l'abbiamo fatto noi, questo è il Dragon's Black prototipo, o meglio. Questo sarebbe la versione ricostruita del Dragon's Live presentazione ufficiale in America. È diverso dal Dragon's Live quello ufficiale perché per esempio ci sono una diversa inclinazione del monitor, una diversa plancia, perché qui abbiamo una plancia con lo scasso qui, mentre l'altra va giù inclinata e poi va dritta. Abbiamo delle istruzioni che nel Dragon's Live standard poi non abbiamo. Io per esempio, scusami, il Dragon's Live che ricordo io non aveva. Ora te lo dico perché. E c'ha una diversa side art, leggermente diversa in colori, perché questa è più fedele possibile a quella versione presentata. Inoltre il punteggio, qui abbiamo solo un punteggio. Questa è la versione però americana. La versione americana, quella presentata successivamente, aveva 2 punteggi, non più la scritta Simulatronics, una diversa plancia, eccetera. Quella che dicevi te, qui c'è una scritta pari, perché questa è la versione diciamo americana, l'altra è la versione europea. Poi ne esiste un'altra ancora che è la versione italiana, che è della Sidam. Questo e gli altri è lo stesso gioco, ma non hanno le stesse schede. Questo ha una scheda NTSC, se dopo poi te lo faccio vedere, diversa, più piccola, non ha bisogno delle sovrimpose, l'altro sì, perché il punteggio te lo fa vedere, invece che su lo schermettino qua su in LED rossi, te li fa vedere in una base blu, quindi te vedrai i draghettini che sono le tue vite, i draghettini e il punteggio, ma a schermo, e lo schermo sta un po' più basso. Il lettore laser integrato era un Pioneer? Nella versione americana era un Pioneer DV1000, nella versione Atari Sidam è un VP 932. Questo è NTSC e l'altro invece era Mi ricordo una versione dove c'era il secondo monitor in alto. Quella è il Sidam, perché questo qui non ce l'aveva la cosa, anche se ci mettevano il televisore. Poi c'era il Sidam che praticamente è diverso, è squadrato e permetteva di mettere sopra quello che loro chiamavano cappello, che poi è il monitor. Eccolo lì, guarda, ce l'ha sulla maglietta. Questo qui è il cappello, che non è nient'altro, il monitor esattamente uguale a quello sotto, che serviva per far vedere a tutti. Mi ricordo il capannello di persone che si creava tutti che guardavano. Come vedi non c'è il punteggio, perché te lo faceva vedere sul schermo. Sì, quello è uscito nell'85.
Questo qui no, anche perché questo è il totale, quindi sarà difficile. Salutiamo Antonio di Arcade Story. Ciao Saluta, Antonio. saluta. Il prototipo di queste due flipper qua l'hanno usato una vecchia Amiga 2000. Hanno preso un'Amiga 2000 e l'hanno messa dentro nel monitor messo ai contrari ed è il prototipo. E ci hanno fatto alcune cose. Poi dopo, quando hanno fatto la macchina finita, ci hanno messo un PC, quello è un PC normale, e qui sotto c'è un monitor. Non c'è più l'Amiga. L'Amiga stava sempre lì. Questo è il file l'effetto positivo. È quello del 52. Sì, sì, Ma che tu sappia, c'è un altro luogo in Italia con così tanti flipper? C'era un altro posto che era giù sotto a pallina destra. Allora, c'era un altro posto che era a Milano, che era The Flipper, una proprietà privata. Il problema è che nel tempo credo abbia chiuso perché andava a tesseramento. Ah, Quindi poi apriva soltanto una volta al mese. ok. Alla fine è rimasto solo questo. Qua ho capito. Ma guarda che Viz c'ha più di 400 flipper, solo che non li può mettere tutti. No, certo. Com'è che si chiama l'associazione dei flipper? Viz, Sì, ok. Solita Tilt. Sì. Benissimo. Prima di mandare via devo fare. No, io l'ho provato l'altra volta, Orbital, molto particolare. Sì. Troppo bello. Vabbè, ci sono flipper che tirano di più lo stesso. Sì. Mario Bros. Tutto sommato Sì. non è neanche un bel gioco. No, l'ho provato l'altra volta. E poi questo che c'ha le casse qua? Sì. È particolarissimo questo qua, è molto particolare. Molto particolare, sì. Quindi hanno messo Famiglia Adams, un classico. Sì. Ritorno al futuro. Sì. Ma quelli anni. Ah, sono qua quelli anni 60, ok. Questo non l'avevo mai visto, questo qua non l'avevo mai visto. Quello anche lui è bello nuovo. Bello. È del 36. Non l'avevo visto. Ma questo è? Questo è Computer Space. Ah, ok. Sì. C'è anche scritto qua, ora è spento. Computer Space Sì. è stato praticamente il primo videogioco fatto da Atari. Sì. Non andrà No, l'ho sentito, sì. E questo? Questi ce n'era tanti di questi video qua. Questi sono la gallina quelli che ti metti il soldino e lui ti dà la prevergenza di qualche cosa. Poi in realtà è un regalo. Sì. Tra l'altro Federico Crosci faceva parte della Simul Mondo e infatti c'è la sua vetrina della Simul Mondo. Lui lavorava in questa ditta, era una software house di Bologna e qui c'è tutti i suoi ricordi. Questi sono roba tutta sua, cioè questi sono magari titoli che erano demo o comunque delle cose che ha conservato lui nel tempo ed è, direi che è rimasto solo qua. Tra l'altro il colore, guarda Viz. Ok. Bene. Federico Croci che è là. Queste sono, ci sono della roba che non trovi. Questa è veramente una figata sto qua, 1968. Questo è veramente una figata, un gioco di caccia, guardate che roba.
tutti i giochi arcade dell'epoca. I tre sono Ragazzi, l'unico difetto di questo posto è che c'è un caldo boia, c'è veramente un caldo boia, si suda a bestia. Adesso però il gioco si fa, si vede che fa una partita a Softran, questo qua idraulico, il cabinetto idraulico, che se trovo qualcuno che mi riprende così vedete che figata che è questo. Questo qua è uno dei flipper più particolari perché è tutto magnetico, ragazzi, guarda adesso non è facile. Guarda che bellissimo, c'ha due palline tra l'altro, una volta. Già una, perché vedete che è tutto il campo tutto bucherellato veramente, poi Ma non conoscevi questo flipper? no, l'avevo provato l'altra volta ma ho giocato poco. Cos'è che non volevi neanche originale? Ah, Non è cazzo di Quello male. anche la scatola. io sto, poi manca il polistirolo. io sto cercando Hai visto? il 32X, sto cercando. Sì, di quelli ce l'ho entrambi, c'è Però quello. non li vendi immagino. Ah no, Guarda che però, No, che qui non si dice quasi mai. questo è l'FZ10, vedi? Che è più compatto e col caricamento dall'alto. che ha meno problemi. Che ha meno problemi di meccanica. Però è più bello l'FZ. È il famoso pad a cascata. No, guarda, sai. Sì. questo. Cosa lo vuoi? Ah, Il Pippin perché io non ce l'ho. ma lo vorresti? Sì, certo, Ah, non vorrei. pensavo, non È pensavo. stupido, è inutile, non serve a niente, ma lo vorrei lo stesso. Pensavo volessi questo. No, anche No, se i lupi no, per esempio, mi manca anche la Pleidia, Ecco. prima o poi la prendo. Questa è bella, questa Sì, è... prima o poi la prendo. È utilissima Quella è proprio, bellezza. proprio immondizia pure. No, però è bella da vedere, anche si se... trovano un sacco di giochi in Giappone. Sì, Anche non funzionante solo da mettere lì, è carina. Dici senza senso. sì, sì. Questo ce l'ho, quindi non dico niente. No, io è una delle macchine sì, ma in realtà no, non c'è niente. Non ho mai capito la NEC cosa gli è venuto in mente su questa macchina qui. Cioè, sì, gli hanno anche vietato di fare i giochi degli stessi generi di quelli del PCN. Cioè, completamente fuori di testa. No, vogliamo proprio fallire il motore. Un po' si aggiunge qualche informazione, perché ognuno ha le sue conoscenze. Quindi... Io sulla roba brutta lo sai. Infatti voglio sentire entrambe le campane, perché... Visto che qua c'è l'anagramma, che è lo stesso nome. Il computer più bello è lo specchio. No, chi? Quando? Dove? No, dico, no, se vuoi essere il vero re della monnezza. No, allora, sullo Spectrum c'è una bella scena homebrew, devo dire. Allora, la scena homebrew dello Spectrum è Il notevole. Next mi ha impressionato molto positivamente, però il Next non vale. No, metti proprio gli homebrew. No, metti dico, gli homebrew no, io ti dico, gli homebrew dello Spectrum sono tanta roba. L'hanno sfruttato al midollo proprio. Ok. Con motoriano. Anch'io. Però lo Spectrum. Però qui, ecco, vedi, ora si ragiona, il CPC per esempio, no? Ora sì che si parla di grandi Ne macchine. ho anche il monitor di quello. Bravo, molto bene. A fosfori verdi o... Sì, no, quello a colori. La cosa bella è che dell'altro, cioè del 464, se non hai il monitor non lo accendi. Lo so. Perché il monitor è il suo alimentatore. È il suo alimentatore. No, però hanno fatto Sì, oggi l'hanno fatto, i cavi, sì. però Anche ovviamente ce l'ho. all'epoca non c'era. No, all'epoca non c'era. Dice, ma guarda, vedo anche l'alimentatore. Però guarda, il museo è veramente bello, bravo Leandro, bravo. Ma io non ho mai visto una cosa del genere. Non so quanti ce n'è così, ma complimenti Noi davvero. abbiamo cercato di farlo più giocabile possibile. L'idea era quella di fare un posto No. in cui. Perché c'era anche prima ovviamente il museo con Nicolò, aveva tanta roba anche lui. Però è il classico museo che visiti una volta, leggi tutto e poi non ci tornerai mai più. No, ma bello che qua c'hai sia da vedere che da giocare. Lo Cioè, scopo di questo posto qua è tornare a giocare spesso e poi ti incuriosisci una volta ne parli con uno, una volta parli con uno, perché non è che tutti sanno tutto, magari sei esperto di quello, magari sei esperto di quell'altro. Allora così, fatto così, tu ci vieni per giocare, però ci torni tante volte
Ma- esci da qui che sai più cose Ma di sto mondo. domanda- Ma non c'è mica la chiave di questo, volevo un attimo. Ma per riparare, Il segreto? per tenere No, via, io sono una persona per bene. Non farei mai. Aspetta, scusa, taglia. no. Ma per tenere funzionante tutto avete della gente che... Sì, la gente sono io. Ah, sono te? Ok, allora sono il tutto... C'è da dire che fortunatamente sono elettroniche molto semplici Ok, spesso ok. e il 90% dei danni sono o un chip trovabile che si da sostituire o una RAM rotta o un condensatore esploso. Ok. Se andassero cose più complicate farei fatica, però dovrebbero funzionare tutti. Ok. Una volta al mese ne tiriamo fuori uno, facciamo la giornata Discovery, mettiamo da Sì, qualche parte, sì, lo sì. giochiamo e li facciamo conoscere. La cosa bella, io penso che tante persone che frequentano questo posto ora conoscono macchine che nessuno aveva mai visto, l'X68000, l'MSX, Sì. tante macchine che magari uno diceva, boh vabbè l'ho sentite dire ma magari neanche mi sono mai avvicinato. Qua magari un giorno trovi appassionato di una cosa, un giorno trovi appassionato dell'altro, ne esci arricchito, sì, incuriosito per scoprire e arricchito dell'informazione, che poi secondo me a parte di divertirsi. È la versione amiga? Quella è tutta versione amica perché io sono amichista. Ah, complimenti, è raro, questo. Dentro c'è anche quale è la raro? guida e il manuale. Cacchio, quello con Amazon Queen. Eh, In versione amica era lo sì. Anche Universe non è che si trovi. È quello con più floppy però. Sì? 19? Sì. 19 floppy. Comodi e pratici, senza installazione. Vedi, ora qui case tematiche, no? Avrà floppy. No, non i floppy, no, si monta una console, si fa la serata collettiva. Noi facciamo una volta al mese, adesso ripartiremo a settembre perché Sì, che è chiaro. fa troppo caldo, le Discovery. Quindi volendo, se ti va di venire la domenica, ci facciamo qualche Discovery strana. Dai. Io vorrei ripartire col quelle Vectrex originali. perché quello che ne abbiamo fatte tante, però Vectrex e Virtual Boy sono tutte che hanno fatto un po' più wow, perché tanto non ti aspetti che Nintendo fallisce, quindi già Virtual Boy. No, devi muovere con queste, dammi le faccette, scusa. Però era da un palo. Devi segnare di là però. No, dall'altro devi segnare. I dischetti. Hanno quella spiega di mettere un commento Windows automatico. No, ma come così, no? Guarda che il giorno dopo si era fatto lì e avrei bossato tutto. Fatto che si neanche scherzare. Perché il fatto delle prove, vedi sotto c'è la drive, capisci? Sì. Il nostro demiurgo gioca Outrun, signore e signore. sì, perché ragazzi abbiamo un cabinato idraulico qua ed è un peccato non provarlo. Bisogna pagare perché giustamente la manutenzione è cara. Allora, vediamo un po'. Che si muove, allontanati che fai vedere che si muove. Che adesso si incrina, ragazzi. Vai. Il cabinato deluxe, signore e signori. Ok? Vedete? Adesso ecco. Yu Suzuki, maestro assoluto. Questo, guardate. Qui c'è la stanza del Laser Day, abbiamo fatto siamo qua, questo è il abbiamo cercato di portare diverse macchine da far vedere come base Laser Disc mancano i giochi. Questo è, ora non c'è il monitor, ma questo è il MSX Falcon, una macchina molto particolare, giapponese, che permetteva a un computer della serie MSX di poter far girare dei giochi sul Laserdisc. È una macchina abbastanza esotica da trovare, completa, tra l'altro qui lo vediamo con PIZ 60 color champagne, con un lettore sotto 700 color champagne. Quelli subito sopra sono i terminali per i joystick? Questi sono i joystick, sì. E purtroppo i suoi joystick sono anche bruttarelli. Vediamo cosa ce l'ha. Eccolo qua. Oh mamma! Questo è il joystick delle cose. La particolarità è che sta in questa posizione. Questo è un pulsante 1 e questo è il pulsante 2. Quindi questi due pulsanti non sono come negli altri computer che sono lo stesso, ma fanno due azioni diverse. Il brutto di questo joystick è che vedi, è molto
Però l'ho comprato perché Pioneer, Cioè, anche usato. sì, in realtà l'ho consumato io perché era nuovo quando mi è arrivato. Ha vissuto la sua vita. Una cosa che credo che in pochi possono aver visto, quando presentarono il Dragon's Lair che ti ho detto prima e lo Space Ace, crearono delle immagini, quindi dei disegni di presentazione tipo poster dei film, ma anche questi strani libricini. Cosa sono questi libricini? Sono dei flipbook. Se io li prendo, li fai girare, si vede l'immagine. Ah, c'è l'immagine dentro. ci sono di Dragon's Lair e di Space Ace, e questi sono originali, non sono ci sono di 3 tipi per lo Space Ace e anche promozionali questi venivano dati insieme quando veniva fatto la presentazione del gioco. Questi sono stati dati qui a Bologna, tra l'altro. Questi due che sembrano uguali in realtà sono leggermente diversi. Uno parte che è il salvataggio, quindi che la principessa viene liberata dalla bolla, questo invece un pochino prima, anzi un pochino dopo, quando viene baciato. Prima parte e seconda parte. In realtà c'è una terza parte e non l'ho mai trovato, perché essendo uguali, nessuno le sa, e Valore commerciale $1 milione. no, non hanno gran valore, però diciamo sono l'ultima cosa che la gente cerca, perché di solito cerca il disco, cerca le cose, perché Ecco, tu hai fatto diverse spiegazioni, ricordo su Facebook della differenza tra il laser Philips, il disco Philips e quale? Quello Pioneer forse? Perché quello Philips, se non ricordo male, era anche quello che si consumava più velocemente, giusto? allora la Pioneer ha prodotto diversi laser disco, era questo più sporco. Questo è il disco originale di Dragon's Lair dell'83, sì. NTSC. Lo riconosci anche perché da questa parte c'è una parte metallica. Questa parte metallica serve per fare in modo che il disco, mentre ruota, non si deformi, oppure se sta fermo non deforma. La stampa Pioneer faceva una selezione della plastica, del master, con una grande cura, mentre la Philips non lo faceva, saltava via. Quindi cosa succedeva? Che questi che sono dell'83 ancora oggi sono usabili, mentre gli stessi, ma per la versione, quello che abbiamo visto prima, Sidram e Atari, purtroppo si sono rovinati. Vengono delle grosse macchie sopra ed è praticamente le due parti che si scollano. Non è il metallo che ossida? No, si scollano e si ossida dentro. Perché entra dentro dell'aria? Ma perché entra l'aria? Ma già quando si è scollato, Ma il disc rotto è un'altra cosa? No, no, è disc rotto. Disc rotto, ok. Sì, Sì, sì. laser rotto. Ok, va bene. Il concetto è quello. Ok. allora qui abbiamo un'altra macchina, anni più diversi, questo è l'83, qui siamo invece negli anni 90, questo è il Laser Active, questo funzionava con dei pack, quindi aveva un pack Siga, un pack NEC, il karaoke, e poteva essere utilizzato o con i giochi del Mega Drive inseriti in feritoia, oppure con dei giochi specifici sul Laserdisc. Quindi hanno fatto diversi. Sono stati prodotti esclusivamente in Giappone, giusto? Giappone e America. Anche negli Stati Uniti? Perché per esempio qui c'ho God Blaster giapponese e Trio Stone inglese. La cosa bella però di questa cosa è che i pack cambiano la ROM, quindi questa è quella inglese. Se avessi quella giapponese, anche se ho il disco americano, vengono fuori gli ideogrammi. No, vengono fuori gli ideogrammi. Ah, ok. Quindi cambia senza cambiare in realtà il disco. Comunque questo è un laser disc, un laser game mancato, perché doveva uscire nell'85, non lo faranno uscire mai e uscirà finalmente negli anni 90 sul laser. Quindi questo che cos'è? Un demo? Questo è il gioco originale, cioè il gioco definitivo, ma esce qua, non uscirà mai in Non salone. uscirà mai? Ok. Poi ci sono anche altri giochi, come questo per esempio sempre God Blaster, che è sempre del Laser Active, e questo però uscì anche in sala gioco. Poi ci sono tanti altri. Una copia del Dragon Slayer Pioneer, se non sbaglio, minimo sono 100 euro, forse anche di più. No, sono di più. Di più, Un disco come questo qua allora così, tanto per buttarla e te lo voglio regalare sono 2,50. Così te lo voglio regalare, 2,50. Se no siamo sulle 300. Il Philips neanche a parlarne perché poi comunque... Philips a trovarlo buono, va molto più su, il problema è trovarlo buono. Certo.
non c'è modo, sicuro. Perché quello è PAL. Il PAL si rovina da solo, si deteriora da solo. Poi abbiamo quello che dicevo prima, la differenza. Allora, qui abbiamo, questa è la scheda di Dragon's Sidam Atari. Questa è molto più grande della versione NTSC perché abbiamo tutta la sezione sovrapposta, cioè il punteggio blu con le scritte blu te lo genera questo. Ah, ok. Qui abbiamo le ROM, abbiamo i vari sistemi, questo è l'unico punto dove viene collegato il cavetto, quindi viene l'alimentazione, c'è il coin door, c'è tutto su questo connettore qua, qui di SPG. La cosa ganza di questa scheda è che è fatta sempre dalla società che ha prodotto il Dragon's Lair da sempre. Perché sono, ora vediamo un po' se dove è scritta qui, sono tutte della Cinematronics. Ora qui non la trovo, ma sono tutte della Cinematronics. Tra l'altro si riconosce un po' i componenti, vedi? Sì. Questa scheda e questa scheda vengono tutte e due dall'America e c'è un motivo. Sembra che, vedi qui mancano dei componenti? Sì. Qui sotto c'è una presa, o meglio l'attacco per una presa, che sarebbe per i lettori LDV1000, mentre per i lettori Philips usa questa. E ha il punteggio, questo è l'attacco per il punteggio del Dragon's Lair Cinematronics, quindi probabilmente questa scheda l'avevano creata per tutte e due le versioni. Poi non andò così perché l'hanno modificata in modo tale che fa solo la versione PAL. Ok. Poi nessuno mi interessa, ma qui c'è Tire Quest. Questo penso che questo neanche... Questo è un altro pezzo. Sì, è un po' particolare. Questo sarebbe Tire Quest. Se uno cerca Alcyon dell'RD, una console mai nata su Laserdisc, una cosa molto simile come potrebbe essere l'MSX Falcon. Questa che vedi è la scheda centrale dell'Alcyon, modificata per fare la versione arcade. Infatti mancano delle parti. La cosa particolare dell'Alcyon era che prendeva comandi vocali. Cioè questa macchina di parlo prende il comando vocale. 83. Già comando vocale nell'83. Però questa è una scheda prototipo perché non ho mai visto la luce. No, questa qui è la scheda modificata di quelle che dicevo per il mondo arcade, che abbiamo aggiunto quest'altra scheda per il controllo del lettore e tutto il resto. La scheda però, diciamo prototipale, per modo di dire, in realtà sono arrivate a un costo talmente tanto elevato che non conveniva tirarla fuori. Però a quell'epoca una macchina che gli parlo e lei mi capisce, insomma, non è una cosa da poco. Prima metà anni 80. Esatto. Poi qui c'ho tanti altri laserdisc, ci sarebbe anche il laserdisc del prototipo di Dragon's Lair, ma è una cosa che abbiamo recuperato noi. Qui abbiamo... Ciao. Saluta, Molto piacere. grande Magnum. Qui abbiamo dei giochi su DVD, sono dei titoli particolari, sono fatti apposta per i DVD, ora non girano solo sulla PlayStation, possono girare su qualsiasi macchina DVD. Qui abbiamo almeno il pad per giocarli meglio, e sono una bella serie di titoli, non ce ne sono pochi. Tutti americani, vedo. Sì. No, sì, sono tutti laser games, diciamo, dei tempi. C'è anche Time Traveler, ti ricordi? Che era quello olografico in Sì, infatti era ci arrivato. Questo era sempre del genio di Dragon's Lair e Tire Quest, cioè Rick Dyer, perché Rick Dyer che ha voluto Dragon's Lair, Space Ace e Tire Quest. Questa persona nel 91 fa un primo e unico laser game olografico, cioè abbiamo i personaggi che sono sopra il monitor, non sono sul monitor, cioè li vedo in piedi. In senso di tridimensionalità. Proprio tridimensionale, olografico, ma stiamo parlando del 91. E questo è il gioco. Purtroppo non ha avuto successo, ma comunque la tecnologia... Probabilmente troppo avanti per i suoi anni. Esatto. Poi il gioco era molto semplice. Aveva fatto un Dragon's Lair in versione olografica. Ok. Qui un PC con diversi titoli, che ora lo sta riavviando 2 o 3 volte, non so perché. Sì, perché abbiamo cercato di far partire un vecchio gioco a filmati sotto DOS, ma ha dato errore, quindi si ritorna a Windows. Allora, in questa stanza c'è la collezione poi anche degli anni dei dischi, e ci sono alcuni. Esatto. Li ho portati io, sì, esatto. Questi sono. Quindi qui c'è Star Trek,
Star Trek 2, l'ira di Han, e Elephant Man di David Lynch, vedi? Questi sono una versione alternativa del disco CD americano, del Capacitance Electronic. Esatto. Questa è una versione evoluta, in realtà, sì. dove la testina... Avevi la ricerca capitoli, forse c'è sì, qualcosa in più, no? Esatto, no, e poi era digitale a differenza dell'altro, e quindi era molto diverso. Qui sotto invece ho portato anche Shed. Saluta Matteo. Sono sempre a consumo, ma molto leggero. Esatto. Questi sono tutti inglesi usciti in Inghilterra, e c'è qualche titolo famoso tipo Poltergeist. Questa è una copia di Blade Runner. Ecco. No, questi qua sono interessanti perché alcuni sono blu, come questo, altri sono bianchi, perché quelli blu sono stereo e i bianchi sono mono, per dire, vedi? Questo è Sinbad e l'occhio della tigre, e qui c'è Fuga da New York, vedi, di Hudson. Per chi non sa niente di questi dischi, possiamo dire semplicemente che cosa c'è all'interno? C'è un disco in vinile, giusto? È un misto, è un formato particolare che è vicino al vinile ma non proprio uguale, e praticamente è uno dei formati più antichi come concezione, degli anni 60, ma poi per problemi produttivi è uscito tardi, nell'81, fatto dalla RCA, che è andata quasi in fallimento poi per questa cosa qui. Sì, perché gli costò tantissimo la presentazione, e fu praticamente il precursore dell'altro. Ma in realtà è uscito dopo. E quindi quando è uscito sembrava già vecchio, e quindi si mise in una fascia di mercato economica, ma la lettura era spesso con problemi proprio dalla lettura alla puntina, l'accumulo di polvere dentro ai dischi che non si possono toccare. Esatto, che rimane impressa l'impronta e si rovinano. Quindi è un casino, è molto difficile per questo motivo. Esatto. Quando io vado ad avvicinare al lettore lo prende e si riesce a il disco è potente sia in questa versione che nella versione uguale. Lo stesso che deve Questa è la più utile di tutti, ragazzi. Senza questo oggi non si gioca. La console più utile. Adesso vediamo il buon Matteo che inserisce un laserdisc. Ma sono delle versioni esterne di HD. In realtà appunto no, sono rimasti. Allora il CED no, è tipo VHS, c'è tipo VHS, e se lo stylus, quindi se la puntina diciamo trova un problema, fa come con gli dischi V, cioè schippa, salta, e quindi è un problema oggi guardare un film in CED un po' problematico. I VHD sono migliori, ma comunque sono molto lontani per dire da un laserdisc, sono comunque migliori, assolutamente sì. Lì ci sono alcuni invece laserdisc che ho portato io, molto particolari, sono edizioni un po' più diciamo speciali. Questa per esempio è una uscita giapponese doppia di Suspiria e Profondo Rosso. Profondo Rosso tra l'altro all'audio in italiano, sottotitoli in giapponese. I giapponesi non doppiavano, spesso e volentieri mettevano solo le scritte, ma l'audio originale. Sottotitoli in verticale, vero? No. Strano. Perché a me è capitato qualche laser giapponese così. No, questi sono orizzontali. Qui per esempio c'è il Castello di Cagliostro in una versione particolare che ha praticamente celebrativa. Questa è Alien, ovviamente, si vedeva. Questa versione qui praticamente ha l'audio in inglese, nonostante sia giapponese, vedete, e ha dentro la sceneggiatura in giapponese e in inglese praticamente, vedete, ecco qua. E